Ciao a tutti, benvenuti alla seconda lezione del corso base per la tecnica quilling. Nella prima lezione abbiamo visto come fare le forme più semplici dalle quali parte tutto, il rotolino stretto e il rotolino largo. Oggi vi farò un breve ripasso di come arrivare a ottenere il rotolino largo come questi qua, perché poi ci serviranno per fare le altre forme base, che sono rispettivamente la lacrima, l'ala, la luna, l'occhio, la S, o chiamato anche lumacone, la caramella, il tulipano, il quadrato e il triangolo. Non ce l'avete, potete mettere un pochino di colla su un pezzettino di carta e poi aiutarvi a stenderla con uno stuzzicadenti. La bacchetta apposita per la tecnica del quilling, che come vedete ha una scanalatura in mezzo, e una pinzetta di questo tipo, oppure così, che io trovo sia più comoda per pinzare la carta quando ho messo la colla, in modo che rimanga fermo e io posso continuare a fare altro. Ora facciamo anche un breve ripasso per vedere come si fa il rotolino largo. Infilate la carta nella bacchetta e iniziate a girare. Ricordatevi di non tirare troppo la carta, perché sennò poi farebbe più fatica a lasciarsi andare. Come vedete, la carta arriva da sola alla misura che ci serve. Ora prendiamo il nostro rotolino e lo fissiamo con una puntina di colla. Con l'altra pinzetta si può fare così, quindi mentre iniziate ad arrotolare un'altra strisciolina di carta, la colla intanto asciuga. Come vedete basta una puntina di colla. Possiamo fare le varie forme, partendo dalla lacrima. Prendete in mano il rotolino, tirate il centro verso sinistra e fate in questo modo, date questa forma, cioè pizzicate il rotolino in questo modo. Come vedete poi il centro si sposta da solo e viene questa bellissima forma. Dalla lacrima è molto semplice passare all'ala, quindi prendiamo la punta e la curviamo verso l'alto. Se volete vi potete aiutare anche con una matita o con la bacchetta del quilling, ok? E insistete fino a ottenere la curvatura voluta. Fare la luna ancora è molto semplice, possiamo fare in questo modo, quindi ci aiutiamo con entrambe le dita, pizzicando in questo modo e poi dando la curvatura usando la bacchetta. L'occhio è molto semplice, è molto simile alla luna, quindi basterà pizzicarlo a destra e a sinistra e l'occhio è fatto. Dall'occhio si ottiene il lumacone o S, quindi lo schiacciamo come prima e poi facciamo questo tipo di movimento. Per fare la caramella dobbiamo ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima, ma anziché pizzicare il rotolino al centro dobbiamo stare un po' più in alto, quindi così. Vedete com'è facile? Facciamo ancora una caramella per arrivare al tulipano, quindi in questo modo, e poi pieghiamo le punte verso l'alto. Le ultime due forme base che vediamo sono il quadrato e il triangolo. Partiamo dal triangolo. Pizzichiamo con la mano sinistra, mentre con la mano destra, con l'indice della mano destra, premiamo per farlo diventare dritto. Vedete che si forma proprio in modo naturale un triangolo? Infine il quadrato. Pizzichiamo come per fare l'occhio
poi dobbiamo fare la stessa cosa sui lati che si sono formati. Quindi idealmente, per cercare di fare un quadrato, pensate che dovete far toccare i due vertici, quindi fate in questo modo. Fate attenzione a non schiacciare troppo i lati, perché sennò potrebbe incurvarsi all'interno. È ovvio che più siete precisi nel fare l'occhio, quindi nel prendere la metà quando fate l'occhio, più il quadrato sarà regolare.